Hai tutti gli elementi pronti nella finestra media, voiceover, clip, musica, ma non sai in che ordine montarli per non perdere ore? Dopo molti video montati ho trovato un metodo che funziona. In questo ho aggiunto le clip generate con Kling in tutto il video, invece che solo nel look come facevo prima. Ora ti faccio vedere passo dopo passo tutto il processo, così puoi copiarlo anche se non hai mai montato un video faceless. Seleziono tutte le parti che contengono la voce narrante generata con i Level Labs e le copio in blocco sulla timeline. Le ho generate in sequenza, quindi non c'è bisogno di ordinarle. Ora genero i sottotitoli, clicco su Caption e poi su Genera. Dopo pochi minuti sono scritti in automatico. Ora scelgo la grafica e animazione dei sottotitoli, andando sul template in alto a destra. Ci sono molti template già pronti. Per il mio video preferisco un'animazione semplice, che evidenzia solo la parola che viene pronunciata, in modo da aumentare l'attenzione e migliorare la retention. Ora cambio il colore sotto le parole, da viola a rosso. Clicco su Background, cambio il colore da nero a rosso. A volte la generazione dei sottotitoli in automatico fa degli errori. Per aumentare la qualità del video, rileggo tutti i sottotitoli e correggo gli errori. In questo caso sono state aggiunte delle parole che non esistono nella narrazione. Clicco sul testo da correggere e manualmente cancello le parole in più. CapCut salva automaticamente. Adesso è tutto corretto. Aggiungo le clip video generate con Kling, in modo da sincronizzarle con le frasi della narrazione. Regolo la velocità della clip. Se è un po' corta, in questo caso rallentando la velocità si sposta anche la traccia del testo. Clicco CTRL Z per annullare la modifica e blocco la traccia dei sottotitoli cliccando sul lucchetto alla sinistra, all'inizio della traccia. Ora è bloccata e posso procedere a inserire e regolare la velocità delle clip video senza problemi. Applico la funzione Smooth alle clip video che ho rallentato per eliminare i micro scatti tra i fotogrammi. È molto importante per aumentare la qualità del video, è una funzione pro. Ora continuo ad aggiungere le altre videoclip e a regolarne la durata in base alla cadenza della narrazione, applicando la funzione Smooth solo a quelle rallentate. Nella prima clip video ci sono dei fulmini. Per rendere l'effetto più realistico aggiungo una clip audio con il suono di un tuono. Vado su audio in alto a sinistra, scrivo Thunder nella casella di ricerca e seleziono la clip che preferisco trascinandola sulla timeline come nuova traccia. Le clip audio inserite nei punti giusti del video aumentano la qualità complessiva e l'esperienza del pubblico. Regolo il livello audio perché se è troppo forte, se copre la voce, peggiora la qualità. Se vuoi ricevere gratis la guida con gli errori più comuni che i creator fanno in CapCut, iscriviti alla newsletter, il link è nella descrizione di questo video. All'inizio di ogni capitolo inserisco il titolo con uno sfondo. Nel menu a sinistra c'è un pulsante con una freccia a destra che permette di attivare la funzione per selezionare tutte le tracce alla destra del punto dove clicco. Dopo averle selezionate, con il tasto A ritorno al cursore normale a freccia. Sposto le tracce selezionate di circa 2 secondi verso destra per creare lo spazio per inserire l'immagine di sfondo e il titolo. Seleziono l'immagine di sfondo, la trascino sulla traccia video e regolo la durata in base alle parole pronunciate dalla traccia audio. Inserisco una clip audio con 2 colpi di tamburo per segnalare l'inizio di un nuovo capitolo. E poi aggiungo un nuovo testo per il capitolo. Regolo la dimensione e il colore. Poi elimino il sottotitolo generato, così ho una copertina con il titolo ben visibile all'inizio del capitolo. Ora inserisco la prima videoclip del capitolo, regolando la durata e applicando la funzione Smooth per le clip rallentate. Se la traccia dei sottotitoli si sposta, annullo con CTRL Z e la blocco con il lucchetto alla sinistra della traccia dei sottotitoli. Continuo aggiungendo le videoclip successive.
In momenti particolari della narrazione, per esempio se viene detto qualcosa che può fare emozionare il pubblico, aggiungo una videoclip specifica come questa, dove il personaggio porta la mano al cuore, oppure quando la voce dice che Marco Aurelio scriveva il suo diario al mattino, mostro un video generato dove si vede il personaggio che scrive sul diario. Questa connessione audio-video è molto importante per mantenere l'attenzione del pubblico. Per migliorare la qualità dell'immagine applico una correzione colore. Nel menu in alto a sinistra clicco su Adjustment e lo trascino sulla timeline, subito sopra la traccia video. Nella finestra in alto a destra ci sono tutte le regolazioni. Per questo genere di video aumento un po' il colore e la nitidezza, riduco un po' l'esposizione e aggiungo una vignettatura che scurisce gli angoli dell'immagine per un effetto più antico. Questa è la differenza con e senza correzione colore. Sembra poco, ma fa la differenza. Ora applico le regolazioni colore per tutta la durata del video. Clicco sul bordo destro della traccia gialla e mantenendo premuto il tasto allungo fino alla fine del video. Ora la musica di sottofondo. Uso 2 tracce audio scaricate dalla libreria gratuita messa a disposizione da YouTube, così non ho problemi di copyright. Uso 2 brani musicali, il più dinamico solo per la durata del look, i primi 20 secondi circa. Un'altra traccia più tranquilla, ripetuta per tutti i capitoli. Trascino la traccia audio in basso sulla timeline, regolo il fade in e il fade out per un'entrata e un'uscita più morbida e riducono molto il livello audio, in questo caso a meno 27 dB. La musica si deve sentire appena. Per questo genere di video il punto forte è cosa dice la voce narrante. Ora aggiungo il sottofondo musicale per i capitoli del video, sempre con fade in e fade out. Riduco il livello audio al minimo. Regolo la durata fino alla fine del capitolo. Copio la traccia audio con CTRL-C. Posiziono il cursore della timeline nel punto dove voglio applicare di nuovo la traccia audio e premo CTRL-V per incollarla nel punto esatto. Lascio uno spazio senza musica di sottofondo quando c'è l'annuncio del nuovo capitolo, con il titolo e colpi di tamburo. Regolo la lunghezza della traccia per coprire tutto il capitolo. Alla fine del video aumento la durata del fade out per un'uscita più morbida. Aggiungo il pulsante Iscriviti, selezionando una clip video adatta. Trascino l'immagine animata del pulsante nel punto preciso della timeline. Rimuovo lo sfondo verde con la funzione Chroma Key. Regolo la dimensione e lo posiziono nel punto esatto. Il pulsante Iscriviti va inserito per ricordare al pubblico di iscriversi. Sembra superfluo, ma molti dimenticano di iscriversi al tuo canale anche se hanno gradito il contenuto. Ora inserisco la transizione tra una videoclip e l'altra. Vado sul menu in alto a sinistra, clicco su Transizioni. Uso la transizione Mix, che crea un passaggio morbido tra una clip e l'altra. La seleziono, la trascino tra una clip e l'altra, regolo la durata e clicco su Applica a tutti. In questo modo la stessa transizione viene inserita tra ogni clip di tutto il video, immediatamente. Il video è tutto montato. Clicco su Esporta in alto a destra. Verifico se i parametri di esportazione sono corretti. Clicco Esporta e attendo. Il video è pronto. Se vuoi vedere le funzioni più importanti per montare i tuoi video con CapCut, te lo spiego in 10 minuti nel prossimo video.